Ciao a tutti, sono Lucas. Oggi parliamo di qualcosa che facciamo ogni giorno: rispondere al telefono. Mia, tu ricevi molte telefonate? Ciao Lucas! Ciao ascoltatori di Wow Podcast Italian. Benvenuti a questo nuovo episodio. Sì, ricevo telefonate tutti i giorni. Alcune sono facili, altre sono più difficili. Tu? Anch'io. Ieri ho ricevuto una telefonata molto interessante. Era il mio amico Marco. Non ci sentivamo da 2 settimane. Oh Marco, come sta? Cosa voleva? Raccontaci tutto. Sta bene. Mi ha chiamato per invitarmi a pranzo domenica. Quando ho sentito il telefono squillare, ho guardato lo schermo e ho visto il suo nome. Ho risposto subito: «Pronto?» Perfetto! Ascoltatori, avete notato? In italiano diciamo sempre pronto quando rispondiamo al telefono. È diverso dall'inglese, vero? Non diciamo hello, diciamo pronto. Esatto, è una tradizione italiana molto antica. Poi Marco ha detto: «Ciao Lucas, sono Marco. Come stai? Hai tempo domenica?» Che bello quando gli amici chiamano. E tu cosa hai risposto? Prima ho risposto alla sua domanda su come sto. Ho detto: «Ciao Marco, tutto bene, grazie. E tu come stai?» E poi ho risposto sulla domenica: «Sì, domenica sono libero. A che ora?» Molto bene. Ascoltatori, avete notato? Lucas ha risposto a tutte le domande in ordine. È educato e chiaro. Quando qualcuno vi chiede se avete tempo, potete rispondere sì, sono libero, oppure no, sono occupato. Oppure potete dire mi dispiace, ho già un impegno. È semplice. Infatti, Marco ha detto: «Che bello! Pensavo di vederci alle 13, va bene per te?» 13, cioè l'1 del pomeriggio. In Italia usiamo spesso l'orario di 24 ore, ascoltatori. È importante saperlo. Quindi 12 è mezzogiorno, 13 è l'1 del pomeriggio, 14 sono le 2 del pomeriggio e così via. Sì, io ho risposto: «Perfetto, le 13 vanno benissimo. Dove ci vediamo?» Buona domanda. È sempre importante chiedere il posto quando fate un appuntamento al telefono. Non potete indovinare dove andare. Esattamente. Marco ha detto: «Pensavo al ristorante da Luigi, quello vicino alla stazione centrale. Lo conosci? Ci sei mai stato?» Oh, conosco quel ristorante. Il cibo è delizioso. Fanno una pasta carbonara fantastica. Tu cosa hai detto? Cosa hai detto? Ho detto: «Sì, lo conosco benissimo. Ci sono stato il mese scorso con mia sorella. Ottima scelta. Ci vediamo lì alle 13. A domenica». Perfetto. E poi cosa ci ha detto Marco? Marco ha detto: «Fantastico, non vedo l'ora. A domenica, ciao Lucas». E tu? Io ho risposto: «Anche io non vedo l'ora. Ciao Marco, a presto». Ascoltatori, avete visto? Una telefonata semplice ma completa. Hanno deciso tutto: il giorno, l'ora, il posto. Proviamo insieme a ripassare i passi. Immaginate di rispondere al telefono. Primo passo: il telefono squilla. Voi guardate chi chiama e rispondete: «Pronto?» Secondo passo, salutate la persona. Dite ciao, oppure buongiorno, oppure buonasera. Dipende dall'ora. Terzo passo: ascoltate chi parla e cosa vuole. Fate attenzione. Quarto passo, rispondete con sì o no e fate domande se necessario. Non abbiate paura di chiedere. Quinto passo: se fate un appuntamento, decidete insieme il posto, il giorno e l'ora. Ripetete tutto per essere sicuri. Sesto passo, salutate e dite arrivederci o ciao. E poi chiudete la telefonata. Facile, vero? Ascoltatori, voi come rispondete al telefono in italiano? Scrivete nei commenti. Sì, vogliamo sapere. Dite sempre pronto oppure dite ciao direttamente. Siete formali o informali? E un'altra domanda: avete mai fatto un appuntamento al telefono in italiano?
Com'è andata? È stato facile o difficile? Raccontateci le vostre esperienze. Vogliamo leggere le vostre storie. Ogni storia è unica e interessante. Assolutamente. Oggi ho un'altra storia da condividere con voi. Stamattina ho ricevuto una telefonata dalla mia mamma. Era presto, verso le 9. Ah, le mamme! Loro chiamano sempre, vero? A qualsiasi ora. Cosa voleva tua mamma? Sì, le mamme sono così. Lei ha chiamato alle 9. Io stavo facendo colazione. Stavo mangiando il cornetto e bevendo il cappuccino. Ho visto il nome sullo schermo e ho risposto subito. Pronto mamma, come stai? Tu sapevi già che era lei prima di rispondere. Sì, il mio telefono mostra sempre il nome quando qualcuno chiama. È molto utile. Lei ha detto: ciao tesoro, come stai? Hai dormito bene? Tesoro, che dolce! Le mamme italiane sono sempre affettuose. Usano parole dolci come tesoro, amore, caro. Sempre. Mia mamma è molto affettuosa. Io ho risposto: ciao mamma, sto bene, grazie. Ho dormito benissimo. E tu come stai? Educato e gentile. Bravo Lucas, chiedere come sta l'altra persona è sempre importante. Grazie. Lei ha detto: sto bene, grazie, caro. Ascolta, ho una domanda. Domenica vieni a pranzo da me? Preparo la tua pasta preferita. Oh no, ma tu hai già un appuntamento con Marco domenica. Cosa hai fatto? Esatto, avevo già l'appuntamento con Marco. Ho detto: mamma, mi dispiace tanto. Domenica pranzo con Marco al ristorante. Abbiamo già deciso tutto. Ascoltatori, mi dispiace è molto utile quando dovete dire no. È gentile e educato. Non dite solo no, dite sempre mi dispiace prima. Sì, è importante essere gentili, specialmente con la famiglia. Mia mamma ha capito perfettamente. Ha detto: va bene, capisco. E sabato? Sei libero sabato? Possiamo pranzare insieme sabato? Tua mamma è intelligente. Ha proposto un altro giorno subito. Non si è arrabbiata. No, mia mamma non si arrabbia mai. È molto comprensiva. Io ho detto: sabato? Aspetta un attimo, controllo il calendario sul telefono. Bravo! È sempre bene controllare il calendario prima di dire sì. Così non fate confusione. Esatto! Ho aperto il calendario, ho controllato sabato e non avevo niente. Ero completamente libero. Ho detto: sì, mamma, sabato sono libero tutto il giorno. A che ora vuoi che venga? Perfetto. E lei cosa ha risposto? Ha detto: vieni alle 12:30. Così pranziamo all'1. Porto la lasagna, quella che ti piace tanto. Lasagna. Io amo la lasagna. È il mio piatto italiano preferito. La lasagna di tua mamma è buona? È la migliore del mondo. Io adoro la lasagna di mia mamma. Ho detto: fantastico. Adoro la tua lasagna. Non vedo l'ora. A sabato, mamma. E poi? Lei ha detto: perfetto, tesoro. Porta anche un buon vino rosso se vuoi. A sabato, ti voglio bene. Che dolce. Io ho risposto: va bene, porto il vino. Anche io ti voglio bene, mamma. A sabato. E poi abbiamo chiuso la telefonata. Che bella conversazione tra madre e figlio. Ascoltatori, vedete? 2 telefonate diverse, 2 situazioni diverse, ma molto naturali. Esatto. Con Marco era un invito tra amici, più informale. Con mia mamma era un invito di famiglia, più affettuoso. Ma la struttura è simile. Pronto, saluti, conversazione, domanda, risposta, decisione, saluti finali e arrivederci. Molto bene spiegato, Mia. Ascoltatori, provate a casa. Praticate con un amico o con la famiglia. Sì, potete fare un gioco di ruolo. Uno chiama, l'altro risponde. È divertente e utile.
Potete registrarvi e riascoltarvi. Ottima idea. E ricordate, non abbiate paura di fare errori. Gli errori sono normali quando si impara una lingua nuova. Verissimo. Anche noi italiani facciamo errori quando parliamo altre lingue. L'importante è provare e migliorare. Esattamente. Oh mia, ho un'altra storia interessante. Mercoledì scorso ho ricevuto una telefonata molto strana. Strana? Cosa è successo? Racconta, sono curiosissima. Era verso le 4 del pomeriggio. Stavo lavorando al computer. Il telefono ha squillato. Ho guardato lo schermo e ho visto un numero sconosciuto. Non conoscevo quel numero. E hai risposto? Io a volte non rispondo ai numeri sconosciuti. Normalmente neanch'io rispondo, ma quel giorno ho pensato, forse è importante. Quindi ho risposto. Ho detto, pronto? E chi era? Cosa voleva? Era una donna. Aveva una voce gentile. Ha detto, buongiorno, parlo con il signor Rossi? Il signor Antonio Rossi? Ma tu non sei il signor Rossi, tu sei Lucas. Esattamente, io non sono Antonio Rossi. Ho detto, no, mi dispiace signora, ha sbagliato numero. Io non sono il signor Rossi. Ah, numero sbagliato. Capita spesso, vero? Ascoltatori, ha sbagliato numero significa wrong number in inglese. È un'espressione molto utile. Sì, capita a tutti. La donna si è scusata subito. Ha detto, oh, mi scusi tanto, ho sbagliato a digitare il numero. Era educata. Molto educata. E io cosa ho fatto? Ho detto, non si preoccupi, capita a tutti. Buona giornata. E poi ho aspettato che lei chiudesse la telefonata. Bravo, sei stato molto gentile e paziente. Ascoltatori, se sbagliate numero, dite sempre mi scusi o scusi. È importante essere educati. Sì, è importante essere gentili con tutti. Anche se è un errore, anche se non conosciamo la persona, la gentilezza è sempre importante. Assolutamente d'accordo. La gentilezza non costa niente ma vale molto. Benissimo detto. Ora, Mia, ho una domanda per te. Tu hai mai ricevuto telefonate strane? Oh sì, una volta ho ricevuto una telefonata da un call center. Volevano vendermi qualcosa. Ah, ai call center. Come hai risposto? Ho detto educatamente grazie ma non mi interessa. E ho chiuso la telefonata. Breve ma gentile. Perfetto. Ascoltatori, con i call center potete essere brevi. Va bene dire no, grazie e chiudere. Esatto. Non dovete sentirvi obbligati a parlare a lungo. Ora voglio fare una domanda agli ascoltatori. Avete mai sbagliato numero quando chiamate in italiano? Buona domanda. E un'altra. Quando rispondete al telefono, preferite dire pronto oppure sì? O dite ciao direttamente? Scrivete nei commenti. Vogliamo sapere le vostre abitudini telefoniche. E diteci anche qual è la telefonata più difficile che avete fatto in italiano? E perché era difficile? Sì, condividete le vostre storie. Vogliamo leggere tutto. Impariamo insieme da ogni esperienza. Benissimo. Ricapitolando, oggi abbiamo imparato come rispondere al telefono in italiano in diverse situazioni. Abbiamo visto 3 esempi diversi. Una telefonata con un amico per fare un appuntamento, una telefonata con la famiglia piena di affetto e una telefonata con numero sbagliato. E ricordate sempre i passi fondamentali. Pronto, saluti appropriati, conversazione chiara, decisione se necessario e saluti finali con arrivederci o ciao. Facile e utile per la vita quotidiana. Ascoltatori, praticate ogni giorno e non abbiate paura di parlare al telefono. Il telefono è un ottimo modo per praticare l'italiano. Non vedete la faccia della persona, quindi dovete concentrarvi solo sulla lingua. Verissimo, è un esercizio perfetto.
Grazie per aver ascoltato questo episodio di Wow Podcast Italian. Continuate a seguirci e a imparare l'italiano con noi. Ogni episodio è una nuova avventura. Scriveteci nei commenti le vostre domande e le vostre esperienze. Rispondiamo a tutti. A presto, cari ascoltatori! Ciao a tutti, buono studio!